Ciao a tutti e benvenuti in questo video in cui si fa una piccola preview di questo gioco dedicato ai single player o due giocatori in cooperative. Un gioco di origine Lovecraftiana ambientato negli anni 30 in pieno stile Lovecraft, chiamato The 30, ovvero i 30, riferendosi agli anni 30, ed è un gioco appunto in single player con una durata delle partite abbastanza veloce, si va dai 10 ai 20 minuti più o meno a partita, il che lo rende perfetto per multiple sessioni di gioco, per tornei, sfide, soprattutto nella modalità in cooperative con due esploratori. Questo che vedete è il prototipo, quindi non è la qualità finale del gioco, anche se già abbastanza elevata, ma rappresenta comunque già, diciamo, i contenuti principali del gioco. Qui non c'è ovviamente l'organizer interno, essendo il prototipo, c'è un manuale che questa versione è in italiano, ma il manuale stampato sarà in inglese con la possibilità di scaricarlo in PDF in tutte le altre lingue. Fanno parte del gioco i tile delle stanze che vanno a comporre la casa Smith, ovvero la casa protagonista del gioco, dove poi ampiamente trattata nel manuale, tutti i relativi token e personaggi con i vari stand da montare e le carte, sia le carte indizi, che sono queste più piccole, che le carte del gioco, che sono in formato tarocchi, cioè 70 x 120. Questo è il contenuto del prototipo di D30. Quello che vedete adesso sono le carte principali che compongono tutto il gioco in questione. Iniziamo da questa, che è la carta orologio, che è una delle carte più importanti perché segna, diciamo, lo scandire del tempo all'interno del gioco. Le carte più numerose sono le carte eventi, tutte contraddistinte da questo simbolo. Ogni carta evento ha una piccola descrizione, anche se in inglese in realtà il gioco è abbastanza indipendente dalla lingua, sia perché ogni carta è spiegata nel manuale, e sono soltanto 30 le carte degli eventi, quindi insomma abbastanza semplici, sia perché hanno dei simboli che identificano direttamente la funzionalità della carta, quindi il gioco può essere giocato anche se non si capisce completamente tutta la descrizione della carta stessa. Andremo a vedere poi la tipologia dei simboli e cosa essi significano. Poi abbiamo le carte dei protagonisti, che sono queste qui, sono 4. Questi sono i 4 protagonisti. Per chi segue il GameFound c'è un quinto personaggio in regalo diciamo, con il pledge dell'offerta e un altro personaggio che poi sarà sbloccato eventualmente se si raggiunge il goal. Ogni personaggio ha 3 valori principali, il gioco è abbastanza semplice come regola, ecco perché è perfetto anche per chi inizia con i giochi in solitario. Ogni personaggio ha un valore di punti ferita che può subire, un valore di sanità e un numero di oggetti che può portare. Ovviamente ogni personaggio ha dei valori differenti l'uno dall'altro. Poi abbiamo le carte mostro, che sono queste qui, sono le 5 creature con le quali avremo a che fare. Anche i mostri hanno 4 parametri principali, un fattore di movimento, che è questo numero qui, un fattore di danno che possono arrecare al personaggio, la perdita di sanità che arrecano al personaggio e i punti ferita della creatura stessa. Sul retro di ogni carta mostro ci sono dei spazi vuoti che identificano il livello di difficoltà al quale vogliamo giocare. Hard, il mostro entra in gioco con 3 segnalini, Normal al quarto segnalino, Easy entra in gioco al quinto segnalino oscurità che andiamo a scoprire. Infine abbiamo le carte oggetti indizi, che sono queste più piccoline, che sono diciamo degli oggetti che possiamo ricercare all'interno di alcune stanze particolari e che danno dei bonus barra malus al giocatore durante la partita, quindi devono essere utilizzati in maniera abbastanza intelligente, ci possono permettere di arrivare a completare la partita in uno dei migliori modi o a terminarla in uno dei peggiori. Questo è il contenuto principale per quello che riguarda le carte.
A queste si aggiungono tutti i tile delle stanze, che sono di 9 cm x 9 cm, sono tutti abbastanza definiti. Ogni stanza può avere un simbolo sopra, ad esempio questo o questo. Questa è una stanza speciale, ad esempio, col simbolo del cassettino. È una di quelle stanze in cui possiamo effettuare la ricerca di quei famosi oggetti. Possiamo effettuare 3 ricerche per ogni stanza speciale. E poi hanno dei punti di attacco necessari per agganciare le stanze. Le stanze possono essere agganciate solo lì dove ci sono i simbolini. Ad esempio questa non può avere un attacco da questa parte, quindi non potremmo fare letteralmente un'aggiunzione di questo tipo, perché non è possibile farla. C'è una stanza di partenza che è contraddistinta da un colore diverso sul retro, che non ho qui, o nell'altro mazzo, che vado a prendere subito, eccola qui, che è questa blu, che indica la hall, ovvero la room di partenza. È la stessa stanza di uscita dal gioco. Si inizia da qui e si deve scappare da questa stanza per terminare il gioco. Infine completano la dotazione, diciamo, del materiale i vari stand, che anche questi sono prototipali, quindi sebbene fatti già perfettamente, nel gioco finale avranno ancora una qualità migliore, ma questi sono già praticamente perfetti, stampati su entrambi i lati, fanno anche abbastanza effetto, anche le creature sono abbastanza terrificanti. E infine completano tutto il materiale, tutti i vari token disponibili nel gioco. Qua ci sono gli altri personaggi. Questo è tutto quello che c'è nel gioco di base. Ripeto, questo è il prototipo, quindi nella versione finale ci sarà anche un organizer interno con tutti gli elementi posizionati in modo appropriato.